Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare queste calze. Sono lavorate toe up, quindi partendo dalla punta e arrivando fin sotto il ginocchio. Chiaramente non hanno cuciture, io ho utilizzato un avvio che, come vedete, non dà fastidio in punta perché è l'avvio alla turca, proseguito fino al tallone, che è un tallone a clessidra o a boomerang, e poi ho continuato facendo degli aumenti strategici nel retro della gamba per arrivare all'ampiezza del polpaccio. Alla fine ho fatto un bordino con dei ferri di misura inferiore proprio per far sì che sia più elastico e non mi faccia scendere la calza. Un consiglio che vi do è di segnarvi tutti i ferri che voi lavorate nella prima calza, perché poi chiaramente dovete lavorare la seconda calza identica. Per tutte le tecniche che comunque vi spiego durante il video, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link ai video dedicati. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarla. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è il Perfect Socks di Tessiland. È composto dal 75% di lana superwash e il 25% di poliammide. In 100 grammi ci sono circa 400 metri e qui dice che si possono realizzare delle calze che vanno dal numero 36 al numero 44. Chiaramente dipende poi da quanto volete alta la calza nella parte della gamba. Consigliano di utilizzare i ferri che vanno dal 2,5 al 3,5, ma come vi dico sempre voi dovete fare un campione di minimo 10 cm per 10 cm e verificare con quale numero di ferri avete la tensione corretta di 26 maglie per 34 ferri. Io per avere questa tensione devo utilizzare i ferri numero 3. Questo però è un filato particolare perché, come vedete, ha una sfumatura molto lunga ed è diviso a metà da una sezione di filo bianco. Questo ci indica che la prima sfumatura è finita, quindi la prima calza è finita e si può iniziare con la seconda in modo da avere due calze con le sfumature di colore completamente identiche. Inoltre ci servirà un metro da sarta, dei marcatori e un ago da maglia, ma adesso andiamo a vedere le spiegazioni. Per prima cosa dobbiamo andare a prendere le misure del nostro piede. La prima misura è quella della punta, che per me è di 5 cm. Attenzione perché questa è una misura lineare. Poi dobbiamo andare a prendere la misura della pianta del piede. Questa volta è la circonferenza e la mia è di 20 cm. Un'altra misura è l'altezza del collo del piede, che anche questa è una circonferenza e per me è di 23 cm. Poi andiamo a prendere la lunghezza del piede, che per me corrisponde a 24 cm, e infine la misura della caviglia, anche questa è una circonferenza ed è di 21 cm. Perché queste misure? Perché le calze vanno fatte su misura e non tutti abbiamo i piedi uguali o simili. Tant'è vero che io ho una punta piuttosto stretta, mentre ad esempio mia figlia ha la punta molto più ampia. Cosa vuol dire? Che quando io andrò ad avviare le maglie, per me ne avvierò di meno, per mia figlia chiaramente ne avvierò di più e di conseguenza quando vado a fare gli aumenti per arrivare alla misura della pianta del piede, nel mio caso ne farò di più, per mia figlia invece magari ne farò di meno. Quindi prendete bene le misure per far sì che il calzino vi venga proprio su misura. Quindi per sapere quante maglie dobbiamo avviare, dobbiamo fare questo calcolo. 5 centimetri per 26, che è il numero di maglie che ho in 10 centimetri nel mio campione, diviso 10 e mi dà 13. Io però voglio avere un numero pari, quindi arrotonderò a 12 maglie. Ricordiamoci però che queste 12 maglie sono lineari, quindi io dovrò avviare 12 maglie su un ferro e 12 sull'altro per creare la mia punta. Un'altra misura che dobbiamo andare a prendere, abbiamo detto, è quella della pianta del piede e anche qui dobbiamo sapere a quante maglie corrisponde. Stesso calcolo,
20 centimetri per 26 diviso 10 e quindi mi dà 52. Cosa vuol dire? Che io, dopo aver avviato le maglie per la punta, devo aumentare fino ad arrivare a 52 maglie totali per l'ampiezza della mia pianta del piede. Se avete un piede abbastanza affusolato come il mio, in teoria si lavorano 2 ferri senza aumenti e nel terzo si fanno gli aumenti. Se invece avete una punta più ampia, potete anche fare un ferro con aumenti o un ferro senza aumenti. Ecco, lì vi dovete un po' regolare in base alla vostra forma del piede. Comunque dovete sempre appunto arrivare con gli aumenti fino all'ampiezza della pianta del piede. Adesso vado a avviare le maglie con il metodo alla turca. Vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato dove ve lo faccio vedere per bene e con calma. Comunque ve lo spiego anche qui, all'inizio faccio un cappietto per tenere fermo il filato in questa maniera, poi unisco i 2 ferri, tengo il ferro con il cappietto verso di me, i ferri li metto vicini uno all'altro e con il filato, partendo dalla mia parte, faccio un giro completo passando sotto i ferri, sopra i ferri e ritornando in posizione. E queste sono le prime 2 maglie. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 maglie, perché come dicevamo io dovevo avviare 12 maglie su un ferro e 12 sull'altro. Poi unisco i fili, trattengo bene il filato qui, perché se no mi si srotola tutto, e piano piano faccio passare il ferro vicino a me per attraverso i fili, quindi tolgo, diciamo così, il primo ferro dai fili avvolti, entro normalmente nel primo filo e lavoro a dritto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vedete, come vi dicevo, 12 maglie da una parte e 12 dall'altra. A questo punto rimetto tutti e 2 i ferri, trattenendo sempre le maglie avviate, rimetto tutte le maglie, i ferri vicini e tutte le maglie sui ferri. Aspettate che questa l'ho tirata all'inizio e quindi adesso non mi scivola, ok? Adesso vado a lavorare dall'altra parte. Attenzione però che abbiamo il cappietto non va lavorato, è solo per tenere lì il filato, quindi rifaccio la stessa cosa, avvicino tutte le maglie, prendo, sfilo il ferro vicino a me, che sono le maglie che ho appena lavorato, il cappietto lo lascio lì, entro nella prima maglia e lavoro le 12 maglie anche dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e così ho finito il mio primo giro. Rimetto poi i ferri un'altra volta vicini, segno che ho fatto il mio primo giro e continuo a lavorare con il metodo del Magic Loop, quindi avvicinando i due ferri, sfilando il ferro dalla mia parte e lavorando così sull'altro ferro. Devo fare un altro giro completo perché, come abbiamo detto, io lavoro
2 ferri senza aumenti e nel terzo faccio gli aumenti. Quindi adesso lavoro anche questo ferro e poi vi faccio vedere il ferro con gli aumenti. Ok, ho finito anche il mio secondo giro. Se vi risulta difficile capire a che punto siete, quindi se avete fatto un giro completo, dovete notare che la codina è sulla parte sinistra, quindi quando siete così avete la codina sulla parte sinistra, sapete che avete fatto tutto il giro completo. Comunque potete anche appendere qui in mezzo un marcatore a lucchetto proprio ad indicare l'inizio e la fine del giro. Adesso iniziamo con i giri di aumenti. Quindi nel mio terzo giro, che per me è un giro di aumento, sfilo sempre il ferro vicino a me e lavoro una maglia a dritto normalmente e poi faccio l'aumento intercalato verso sinistra, quindi sollevo il filo che unisce le due maglie e con il ferro di sinistra lo prendo dal davanti. A questo punto lavoro questa maglia a dritto ritorto. Io faccio il giro della morte come dico sempre, comunque ritorto vuol dire da dietro. Ops, l'ho persa. Aspettate che la riprendo. Ok. Poi lavoro tutte le maglie a dritto fino ad arrivare a una maglia prima della fine di questo ferro. Ok, adesso devo fare un aumento intercalato verso destra, quindi prendo il filo che unisce le due maglie, questa volta lo prendo da dietro in questo modo e lo lavoro a dritto normalmente. Aspettate che ho in mano anche la codina che vi può confondere, non c'entra. E poi lavoro la mia maglia a dritto normale. A questo punto faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi ve lo faccio rivedere come si fanno questi aumenti. Sono gli aumenti intercalati classici, quelli che si fanno anche per il raglan, per dire. Quindi sfiliamo, lavoro una maglia a dritto, faccio l'aumento intercalato verso sinistra, quindi prendo il filo che unisce le due maglie da davanti e lo lavoro a dritto ritorto prendendolo da dietro, poi lavoro tutte le maglie a dritto. Aspettate che arrivo fino ad arrivare a una maglia prima della fine del ferro. A questo punto faccio anche qui l'aumento, però questa volta è un aumento intercalato verso destra, quindi sollevo, questa volta lo prendo da dietro e lo lavoro a dritto normalmente. Poi finisco il ferro facendo l'ultimo dritto ed ho finito il mio terzo ferro, che era un ferro di aumenti. Vado avanti così facendo appunto 2 ferri a dritto normali e un ferro con gli aumenti finché non ho 52 maglie totali sui ferri. Ok, sono arrivata all'ampiezza corretta per la mia pianta del piede e adesso devo procedere sul davanti a coste 2 a 2 e sul retro invece a maglia rasata. Però per provarlo, perché vi consiglio di provare spesso queste calze se è la prima volta che le state facendo e non perdere la metà delle maglie, cosa potete fare? Potete mettere un marcatore a lucchetto così nel cavo, spostare le maglie in fondo al cavo, provare in questo modo il calzino per vedere se va tutto bene e poi per ritornare a lavorare basta semplicemente tirare il marcatore a lucchetto ed ecco che avete un'altra volta le maglie divise perfettamente sui ferri. In questo momento io sono arrivata qui
dove la mia circonferenza è di 20 centimetri. Devo andare avanti a lavorare fino ad arrivare al collo del piede, dove ho una circonferenza di 23 centimetri, quindi ci sono 3 centimetri di differenza, e durante questo pezzettino della lavorazione devo andare a fare degli aumenti. Io vi consiglio di provare la calza e verificare di volta in volta dove per voi è meglio fare gli aumenti, perché come vi dicevo all'inizio i piedi non sono tutti uguali e quindi è meglio, visto che li stiamo facendo su misura, provare le calze e capire dove fare gli aumenti. In linea generale però vi posso dire che solitamente si fanno gli aumenti in questo punto, in questo e in questo, cioè più o meno, ecco, sono 2 o 3 volte che voi dovete andare ad aumentare. Adesso vi faccio vedere come lavorare la parte davanti a coste, mentre appunto la pianta del piede rimarrà a maglia rasata. Per lavorare le maglie del davanti a coste 2 a 2 dovete avere il numero di maglie divisibile per 4 più delle maglie che divideremo fra l'inizio e la fine del davanti. Quindi ad esempio io ho 26 maglie che diviso 4 dà 6,5. Cosa vuol dire? Vuol dire che io lavorerò 2 maglie a dritto, poi parto con le coste 2 2 e le ultime 2 maglie sono a dritto. Quindi 6 per 4, 24, più le 2 maglie che mi avanzano, ecco che le posso lavorare a dritto sia all'inizio che alla fine. E la stessa cosa dovete fare voi, dovete avere un numero di maglie divisibile per 4 e quello che vi avanza lo dovete distribuire all'inizio e alla fine per lavorarle a dritto. Quindi possono essere una maglia, 2 maglie, oppure che ne so 3 maglie lavorate a dritto e poi partite con le coste 2 a 2. Questo perché? Perché viene meglio, rende meglio avere un calzino simmetrico, quindi che parte con 2 maglie a dritto, 3 maglie a dritto, quello che è, e finisce con delle maglie a dritto. Quindi io parto, nel mio caso, lavorando all'inizio 2 dritti, poi 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci e vado avanti così fino alla fine, dove le ultime 2 maglie di questa prima metà della metà solo davanti del calzino saranno 2 dritti. Quindi ho proseguito nella lavorazione lavorando a coste 2 a 2 nella parte davanti e invece a maglia rasata nella parte retro, fino ad arrivare proprio all'altezza del collo del piede. Quindi sono arrivata proprio fino a qui. Mi raccomando, se mai fate 2 ferri in più che 2 ferri in meno, perché se ne fate di meno poi andrà a finire che il calzino vi starà corto, quindi semmai abbondate un po' di più. Adesso lavoro la parte del davanti che io, vedete, ho già diviso sui ferri. Lavoro normalmente quindi la parte sul davanti e poi vi faccio vedere nella parte del retro come si fa il tallone a boomerang. Ok, ho lavorato le maglie del davanti e adesso nelle maglie del retro devo lavorare a ferri accorciati per creare il tallone a boomerang o a clessidra. Per prima cosa devo contare le maglie del retro e il numero va diviso in 3. Nel mio caso ho 28 maglie, quindi 28 diviso 3 mi dà un numero con la virgola, quindi cerco di arrotondare e posso suddividerlo in questo modo: 9 maglie, 10 maglie, 9 maglie. Quindi se anche voi non avete un numero multiplo di 3, scusate, non importa, la cosa importante è che le 2 parti laterali abbiano lo stesso numero di maglie. Se ne avete in più o in meno, ecco, le mettete nel tratto centrale. Quindi
Metto dei marcatori per ora al lucchetto, poi li cambierò con quelli ad anello perché mi sono più comodi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, quindi metto un marcatore qui. Le maglie centrali per me appunto sono 10, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Chiaramente rimangono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 maglie, quindi 9 10 9 nel mio caso. Adesso vado a lavorare a ferri accorciati, quindi non lavorerò più in circolare, ma sono ferri di andata e ritorno solo sulla parte del retro. Adesso lavoro tutte le maglie a dritto e sull'ultimo ferro sull'ultima maglia faccio il German short row. Per chi non conosce questa tecnica, anche se adesso gliela faccio vedere, lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. E poi torno indietro, quindi sul rovescio del lavoro, lavorando a rovescio fino all'ultima maglia da questa parte. E anche qui farò il German short row e procedo un'altra volta sul dritto fino alla penultima maglia e German short row. Stessa cosa dall'altra parte, sul retro del lavoro, procedo tutto a rovescio fino alla penultima maglia e faccio il German short row. Quindi praticamente lavorando a ferri di andata e ritorno, ogni volta facendo il German short row, diciamo così che lavoro una maglia in meno per ferro, quindi arriverò ad avere su tutte queste maglie e queste maglie, quindi su tutte le maglie laterali, i ferri accorciati, e invece le maglie centrali, le mie 10 maglie centrali, saranno delle maglie normali. Comunque adesso lavoro fino qui in fondo e vi faccio vedere come faccio il German. Ok, sono arrivata all'ultima maglia. Cosa faccio? Prendo, giro il lavoro, quindi adesso mi trovo sul, diciamo così, rovescio e col filo davanti passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla. Poi prendo il filo, lo tiro sul retro del lavoro e lo ripasso sul davanti, quindi gli ho fatto fare un giro per poi procedere a lavorare normalmente tutte le maglie a rovescio. Ok, sono arrivata anche alla fine del rovescio e adesso giro il lavoro, sempre filo sul davanti, passo la prima maglia a rovescio, prendo e tiro il filo sul retro in questa maniera. Vedete? Si formano come se fossero, spero che li vediate, due fili. In realtà è la maglia del German, del ferro accorciato alla tedesca, e così vado a lavorare questa volta a dritto perché sono sul dritto del lavoro fino alla penultima maglia, non quella dove ho fatto il German, quella la lascio, lavoro fino alla penultima. Ok, sono quasi arrivata perché la maglia con il ferro accorciato la riconosciamo perché, come vi ho detto prima, vedete, è formata da due fili pur essendo una maglia unica. Quindi non la lavoro, prendo, giro il lavoro, sono sul rovescio, filo sul davanti, passo la maglia a rovescio senza lavorarla, tiro il filo sul retro del lavoro e lo riporto sul davanti e così lavoro a rovescio fino alla penultima maglia, per cui io, andando avanti così a ferri accorciati, non lavoro mai le maglie con il German, quelle doppie, mi fermo sempre alla maglia prima. Ok, vedete? Anche questa è una maglia doppia. Aspettate, magari qui è una maglia doppia, quindi la maglia col ferro accorciato io ho lavorato fino alla maglia prima. Faccio come ho fatto prima, giro, porto davanti il filo, passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla,
tiro bene il filo sul retro e proseguo lavorando a dritto fino appunto alla maglia col German, che però non lavorerò, mi raccomando, non lavorate le maglie dove avete fatto i ferri accorciati. E così vado avanti finché appunto non ho fatto tutti i ferri accorciati sia sulla spazio, sul pezzettino di destra che sul pezzettino di sinistra. Nelle maglie centrali non avrò i ferri accorciati. Ok, sono arrivata all'ultimo ferro accorciato, quindi giro, mi trovo sul dritto del lavoro. Io ho rigirato il calzino solo perché mi trovo più comoda a lavorare così, ma adesso vedete sono sul dritto del lavoro, porto avanti il filo, passo la prima maglia senza lavorarla, tiro il filo sul retro e adesso procedo a lavorare tutto il ferro perché, come potete vedere, all'esterno dei marcatori tutte le maglie sono, vedete, sembrano doppie, sono col filo doppio, proprio perché ho lavorato tutti i ferri accorciati. Quindi adesso devo fare un giro completo per lavorare questi ferri accorciati e questi ferri accorciati. Comunque adesso vi faccio vedere come si lavorano. È semplice, ma bisogna solo stare attenti perché se non si lavorano bene si fa il buco. Quindi arriviamo dove ci sono le maglie, vedete, col filo doppio. Questo è un punto. Io devo prendere il punto e lavorarlo normalmente a dritto, ma così, cioè con 2 fili sul ferro di sinistra e 2 fili sul ferro di destra, però lavoro normalmente a dritto. Devo solo prestare attenzione ad avere 2 fili di qua e 2 fili di qua, perché se no, appunto, come dicevo prima, facciamo il buco. Quindi adesso me li lavoro tutti e poi vi faccio vedere come fare l'altra metà del tallone. Chiaramente per eseguire il giro completo devo lavorare anche l'altra metà dei ferri accorciati, quindi devo stare attenta a prendere anche da questa parte tutti e 2 i fili in questa maniera, 2 qui e 2 qui. Ok, come potete vedere il tallone si sta formando, questo è il retro e questo è il davanti. Adesso appunto ci manca l'altra metà. Quindi lavoro normalmente le maglie come si presentano per il davanti e poi vi faccio vedere come si fa l'altra metà del tallone. Ok, adesso cosa faccio? Lavoro tutte le maglie normalmente fino a una maglia dopo il secondo marcatore, quindi lavoro tutte queste maglie, passo il marcatore, maglie, passo il marcatore e lavoro anche questa maglia. E poi cosa faccio? Il ferro accorciato, quindi giro, torno indietro lavorando a rovescio, chiaramente facendo il German short row, e lavoro fino a una maglia dopo il secondo marcatore, anche qua ferro accorciato, quindi giro, filo sul davanti, passo la maglia a rovescio senza lavorarla e poi lavoro fino a 2 maglie dopo il ferro accorciato e così anche di qua fino a 2 maglie, 3 maglie, finché insomma non ho lavorato tutte le maglie esterne a ferri accorciati. Al contrario di quello che succedeva prima, qui dobbiamo lavorare invece ad ogni giro, quindi ad ogni ferro, anche il ferro accorciato che abbiamo appena fatto. Comunque adesso vi faccio vedere così capite meglio. Quindi abbiamo detto lavoriamo tutte le maglie fino a una maglia dopo il secondo marcatore, quindi primo marcatore, vado avanti sempre a dritto, aspettate che arrivo, secondo marcatore, lo passo e lavoro una maglia e poi dopo giro e faccio normalmente il ferro accorciato come abbiamo fatto prima, quindi filo sul davanti, passo la maglia senza lavorarla, tiro il filo da dietro ad avanti perché devo lavorare il rovescio, passo il marcatore, vado avanti
e anche da questa parte lavoro fino a una maglia dopo il secondo marcatore. Quindi il primo marcatore è questo, no? Secondo, eccolo qui, passo il marcatore, lavoro una maglia, giro, filo sul davanti, passo la maglia senza lavorarla, tiro il filo sul retro, adesso vado avanti e lavoro 2 maglie dopo il secondo marcatore, e anche di qua 2 maglie, poi 3 maglie e poi anche di qua 3 maglie, e vado avanti così finché non ho lavorato tutte le maglie esterne a ferri accorciati. Ok, sono arrivata che devo fare l'ultimo ferro accorciato e poi lavorare a dritto tutto questo ferro appunto fino ad arrivare alla fine del giro. Come vedete il tallone è finito e praticamente è uguale alla punta. Appena ho finito il giro conteggio le maglie totali del calzino e verifico che siano divisibili per 4. Se non fosse così, faccio degli aumenti o delle diminuzioni per arrivare a questo numero, perché dal ferro successivo devo andare a lavorare a coste 2 a 2 sia sul davanti che sul retro. Bene, ho lavorato a coste 2 a 2 su tutte le maglie fino all'altezza della caviglia. Adesso dovete prendere delle altre misure in base a quanto volete fare lunga la calza. Io farò delle calze al ginocchio, quindi adesso vi spiego come prendere le misure e come trasformare queste misure in ferri e maglie. Adesso con il metro da sarta dobbiamo andare a prendere 2 misure. La prima misura è la parte più ampia della gamba, nel mio caso è il polpaccio. Il mio è di 33 cm e poi dobbiamo provarci il calzino e vedere da dove finisce adesso il calzino all'inizio del polpaccio quanti centimetri ci sono in altezza. Per me sono circa 20 cm. Queste 2 misure le dobbiamo segnare perché dobbiamo andare a fare dei calcoli per capire quanto dobbiamo aumentare. Adesso dobbiamo andare a calcolare 33 cm a quante maglie corrispondono e 20 cm a quanti ferri corrispondono. Tenendo presente il nostro campione andiamo a fare la proporzione, quindi 33 per 26 diviso 10 mi dà 85,8 che io arrotondo ad 86 maglie, e poi 20 per 34 diviso 10 mi dà 68 ferri. In questo momento io ho 56 maglie sui miei ferri, quindi per arrivare ad 86 devo fare 86 meno 56 che mi dà 30, quindi io devo andare ad aumentare 30 maglie, ma siccome ad ogni giro di aumento io aumento 2 maglie, devo fare 30 diviso 2 ed è uguale a 15, quindi 15 saranno i giri di aumento. Ma ogni quanti ferri devo andare a fare gli aumenti? È semplice, basta fare 68 diviso 15 che mi dà 4,5, quindi 4,5. Vuol dire che io devo andare ad aumentare ogni 4 maglie, ferri, e ogni 5 ferri per 15 volte. Cosa vuol dire? Che faccio 3 ferri e nel quarto aumento, poi lavoro 4 ferri e nel quinto aumento, poi ancora 3 ferri e nel quarto aumento, 4 ferri e nel quinto aumento, quindi alterno gli aumenti al quarto e al quinto ferro ogni volta fino ad arrivare appunto a 15 volte, che poi non sono nient'altro che il totale che avrò sarà di 86 maglie,
perché io devo andare ad avere la circonferenza di 33 cm pari a 86 maglie. Quindi vado ad individuare quali sono le due maglie centrali del retro. Per me sono queste due maglie a dritto. Nei ferri di aumento faccio così. Lavoro fino alle due maglie centrali, poi metterò due marcatori ad anello che me le segnalano in modo che non mi sbaglio, perché avere il marcatore così è un po' scomodo. E cosa faccio? Sollevo il filo che unisce le due maglie, lo prendo da dietro e lo lavoro a dritto normalmente. Aspettate che questo è un po' tirato, ok. Poi vabbè, in questo caso io metto il marcatore, lavoro le due maglie a dritto, metto il marcatore e adesso faccio un aumento intercalato verso sinistra. Questo lo possiamo togliere ormai. Quindi sollevo il filo che unisce le due maglie, questa volta lo prendo dal davanti e lo lavoro a dritto ritorto. Queste maglie io, visto che ho le due maglie centrali a dritto, le andrò a lavorare a dritto. Perché? Perché devo far sì che da questa costa centrale partano poi le varie coste di aumento. Quindi io le ho a dritto e le andrò a lavorare a dritto, in maniera che ho due dritti, due rovesci. Adesso vabbè, per adesso solo un dritto, ma poi due dritti, due rovesci, due dritti, due rovesci, cioè non devo interrompere la sequenza delle coste, tranne che all'inizio, quando poi ho pochissime maglie, in questo caso ne ho aumentata solo una. E proseguo così normalmente della lavorazione a coste. Ok, sono arrivata al giro dove devo fare gli aumenti e quindi lavoro fino al marcatore e prima del marcatore devo fare un altro aumento intercalato verso destra a dritto. Quindi ve lo faccio rivedere. Sollevo il filo che unisce le due maglie, lo prendo da dietro e lo lavoro dal davanti normalmente. Poi passo il marcatore, lavoro le due maglie a dritto, passo il marcatore e adesso devo fare un aumento intercalato verso dritto, scusate, verso sinistra, quindi sollevo il filo che unisce le maglie, lo prendo dal davanti e lo lavoro a dritto ritorto prendendolo da dietro e poi vado avanti a lavorare normalmente. Quindi che cosa succede? Che io, ma voi potete anche avere due rovesci qui in mezzo, ma comunque facciamo il mio esempio così lo vedete dal vivo, in differita, però va bene. Allora, ho le due maglie centrali a dritto, quindi i primi aumenti che devo fare sono una maglia di qui e una maglia di qui dritti. Secondi aumenti, quindi il secondo giro d'aumento, aumento sempre dritto, perché io devo mantenere sempre le coste 2 a 2, quindi nel primo aumento un dritto a destra, un dritto a sinistra, secondo giro d'aumento un dritto a destra, un dritto a sinistra, terzo aumento sarà un rovescio a destra e un rovescio a sinistra, quarto giro d'aumento, rovescio a destra, rovescio a sinistra e poi riprendo dritto, dritto, prossimo giro aumenti, dritto, dritto e poi ancora rovescio, rovescio, altro giro, rovescio, rovescio, in modo da mantenere appunto le coste 2 a 2. Comunque vado avanti, ne faccio un po', così vi faccio vedere come sono gli aumenti e magari vedendoli appunto si capisce meglio. Ok, sono arrivata a fare il terzo giro di aumenti, quindi arrivata prima del marcatore, sollevo il filo che unisce le due maglie, lo prendo dal davanti e lavoro un rovescio, quindi il filo lo devo tenere verso di me e lavoro un rovescio ritorto, vedete, prendendolo da dietro. Passo
il marcatore, devo lavorare 2 dritti, quindi porto il filo dietro, lavoro 2 dritti, passo il marcatore, porto il filo davanti e faccio l'altro aumento verso sinistra ma rovescio, quindi alzo il filo che unisce le 2 maglie, lo prendo da dietro e lo lavoro a rovescio normalmente e poi porto dietro e proseguo la lavorazione delle maglie come si presentano. Per questi aumenti intercalati ma a rovescio vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Ok, sono andata avanti ad aumentare, vedete, nel retro della mia calza fino alla circonferenza del mio polpaccio. Ve lo dico, scusate, non vi spaventate, non sono sporca, è che siccome ho avuto un piccolo problema mi hanno dovuto fare le flebo nelle braccia, quindi i prelievi del sangue me li facevano da qui. Mi spiace, ho cercato di mettere il fondotinta ma insomma non mi è venuto bene, non si vede ancora. Comunque niente di che, adesso sto benino, quindi sono andata avanti, come vi dicevo, a lavorare fino all'ampiezza della circonferenza del mio polpaccio e adesso proseguo fino all'altezza desiderata, che per me sarà un pochino sotto il ginocchio, perché poi farò il bordo molto elastico per far sì che la calza non mi cada. Ok, io sono arrivata praticamente sotto al ginocchio. Qui per il bordo abbiamo diverse possibilità, dipende anche dalla vostra conformazione della gamba. Se avete una circonferenza sotto il ginocchio molto più piccola di quella del polpaccio, vi conviene in un unico giro, prima del bordo, fare delle diminuzioni per arrivare alla giusta circonferenza e poi iniziare magari a lavorare o con un ferro più piccolo oppure con un filo elastico di quelli finissimi fatti apposta insieme con il filato di lana per renderlo ben elastico. Potete fare delle coste 2 a 2 oppure, se volete, potete fare anche delle coste 1 a 1. Lì dipende anche se appunto nella circonferenza del sottoginocchio trasformata in maglie vi dà un multiplo di 4 oppure un multiplo di 2, perché sappiamo che per avere le coste 2 a 2 dobbiamo avere un multiplo di 4, per avere le coste 1 a 1 dobbiamo avere un multiplo di 2. Quindi ecco, diciamo che arrivati a questo punto dovete un attimino verificare. Se invece la circonferenza del sottoginocchio è pressoché simile a quella del polpaccio, allora potete lavorare con un numero di ferri più piccolo, magari a coste 2 a 2 o a coste 1 a 1, e diciamo che così dovrebbe bastare per tenere la calza e non farla scivolare. Bene, io ho deciso di lavorare per 12 giri con i ferri di una misura più piccola, quindi ferri numero 2. Avevo questi mini circolari e quindi ho utilizzato questi. Adesso devo andare a fare una chiusura elastica. E come faccio? Lavoro le maglie come si presentano, quindi chiudo dritto su dritto e rovescio su rovescio. Vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Comunque, la prima maglia è un dritto, quindi la lavoro a dritto, poi getto il filo sul ferro a rovescio, in questo modo, poi lavoro un'altra maglia a dritto e accavallo il gettato e la maglia che ho lavorato in precedenza sull'ultima maglia lavorata. Poi ho 2 rovesci, quindi getto il filo questa volta a dritto, lavoro, scusate, 2 volte, lavoro la maglia a rovescio e accavallo il gettato
e la maglia lavorata in precedenza sull'ultima maglia lavorata. Un altro rovescio, quindi getto il filo a dritto, lavoro la maglia a rovescio e a cavallo il gettato e la maglia lavorata in precedenza sull'ultima maglia lavorata. Adesso c'è un dritto, quindi getto il filo a rovescio, lavoro un dritto e a cavallo, gettato e maglia lavorata in precedenza. Un'altra maglia dritto, quindi getto a rovescio, lavoro a dritto e a cavallo il gettato e la maglia lavorata. Praticamente cosa devo fare? Se ho sul lavoro delle maglie a dritto, devo gettare a rovescio. Se ho invece delle maglie a rovescio, devo gettare a dritto. Comunque adesso chiudo tutto il giro e poi vi faccio vedere. Ho finito la chiusura elastica e come vedete sono arrivata praticamente anche alla fine della prima calza, perché come vi dicevo questo filato vi indica con qualche metro di filo bianco dove bisogna interrompere la prima calza e iniziare la seconda per avere una sfumatura completamente uguale. Bene, come avete visto, realizzarlo non è stato difficile. Io per una taglia circa di un 37,5 di piede ho utilizzato proprio tutti i 50 grammi e sono arrivata, avete visto, a pochi metri prima della fine della sfumatura. Chiaramente, se voi avete un piede più piccolino e volete comunque fare delle calze che arrivino sotto il ginocchio, magari finirete prima, quindi magari il pezzettino del giallo non riuscirete ad utilizzarlo, a meno che poi non volete magari fare un risvolto. Se invece avete un piede più grande, ad esempio come mio papà che ha un 46, è chiaro che non riuscirete probabilmente ad arrivare fin sotto il ginocchio con la sfumatura corretta, ma magari vi fermerete un po' prima. Comunque, per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!